The tragedy in my life was the loss of a son, a grown son, aged 31. That was certainly the low point of my life. Quando altre celebrità rimanevano in silenzio, Gregory Peck osò sfidare il governo, anche a rischio della sua carriera. Da una storia d'amore segreta a un confronto con il presidente Nixon, il suo viaggio è stato pieno di colpi di scena inaspettati. Scoprite la verità non raccontata sull'uomo più morale d'America, da un'infanzia infelice a una leggenda di Hollywood. Il 5 aprile 1916, Gregory Peck nasce nella città di La Jolla, nello stato della California. Il nome Bunny fu dato alla madre, mentre il padre era un farmacista di origini irlandesi. La giovinezza di Gregory fu priva di qualsiasi senso di sicurezza. I suoi genitori non andavano d'accordo e i litigi tra loro si fecero più accesi con il passare del tempo. Gregory ha smentito le accuse quando era più grande. La situazione si deteriorò al punto che il tribunale emise un'ordinanza restrittiva nei confronti di Bunny, fatto eccezionale per l'epoca. Il divorzio dei genitori di Gregory avvenne nel 1921, quando lui aveva solo 5 anni. Questo significa che la sua famiglia è stata ufficialmente separata l'una dall'altra. Dopo il divorzio, la vita di Gregory non divenne meno difficile. Era stato cresciuto da nessuno dei due genitori e nessuno dei due voleva assumersi la responsabilità della sua educazione. Gregory, che all'epoca aveva solo 6 anni, si recò da solo a St. Louis in treno da solo per vivere con la madre. Invece di descriverlo come qualcosa di terrificante, lo ha poi descritto come un viaggio piacevole, il che è stato in qualche modo sorprendente. Tuttavia, non rimase in un unico luogo per un periodo di tempo prolungato. Suo padre viveva in California, sua madre nel Missouri e sua nonna alla Jolla. Durante la sua infanzia, egli viaggiò costantemente avanti e indietro tra queste 3 località. Una volta, Gregory ha riconosciuto di non aver mai fatto parte di una tipica situazione familiare. Era così confuso che non riusciva nemmeno a ricordare di essersi seduto a tavola per un semplice pasto con entrambi i genitori. Ha avuto la fortuna che sua nonna sia diventata una presenza costante e amorevole nel suo percorso di vita. Grazie alla sua professione di commessa viaggiatrice e alla gestione di un condominio a San Diego, è riuscita a mantenere se stessa e Gregory. Fu anche grazie a lei che Gregory si avvicinò al mondo del cinema. Lei lo portava settimanalmente a vedere i film muti, il che ha fatto nascere in lui l'interesse per i film sul grande schermo. Non tutte le uscite al cinema, tuttavia, erano piacevoli. Lo portò a vedere Il fantasma dell'opera quando aveva 9 anni. Il video era così terrificante per lui che iniziò a dormire nella sua stanza dopo averlo visto. Nonostante ciò, queste escursioni gettarono le basi per i suoi futuri sforzi professionali. Nel 1928 la nonna morì per un cancro allo stomaco. Fu la perdita più significativa della sua breve vita. Il fatto che fosse presente durante la sua sofferenza rese la perdita un'esperienza ancora più devastante per lui. Come ha detto lui stesso, quando era notte sentivo i lamenti più terribili. Mi ascoltava leggere il giornale come prima cosa al mattino. Il ricordo delle sue sofferenze rimase a Gregory per il resto della sua vita. Poiché le cure mediche disponibili all'epoca non erano più avanzate di quelle necessarie per alleviare la sua sofferenza, arrivò al punto di iscriversi alla facoltà di medicina per poter assistere altre persone. Nel 1936, a 20 anni, si iscrisse all'Università della California, a Berkeley, dove iniziò gli studi. Il suo obiettivo era quello di intraprendere la carriera medica. Tuttavia, man mano che procedeva su questa strada, cominciò a sentirsi a disagio. Dopo aver trascorso una notevole quantità di tempo in biblioteca a leggere libri e poesie, iniziò gradualmente a chiedersi se volesse o meno qualcosa di più dalla sua esistenza. Un giorno Peck decise di iscriversi a una lezione di public speaking. Pensava che gli sarebbe servito per sostenere i colloqui per la facoltà di medicina, ma in realtà finì per cambiare la sua vita. Gli procurava una grande gioia trovarsi di fronte a un pubblico e pronunciare un discorso. Tutti coloro che si trovavano nelle sue vicinanze erano impressionati dalla sua potente presenza e dalla sua voce squillante. Quando era all'ultimo anno di liceo, fece una mossa importante e provò a partecipare alla recita scolastica Moby Dick. Ottenere la parte di Starbuck è stata una sorpresa per lui. La performance sul palcoscenico è stata esaltante e naturale al tempo stesso. Per la prima volta, Peck ebbe la sensazione di aver scoperto ciò che avrebbe dovuto fare. Peck si trovò di fronte a una scelta impegnativa quando il suo ultimo anno cominciò a concludersi. La recitazione aveva conquistato il suo cuore.
nonostante si fosse impegnato a fondo per diventare medico. Dopo diverse notti agitate, si decise a prendere una decisione. Per dedicarsi alla recitazione a tempo pieno, lasciò Berkeley solo poche settimane prima della laurea. Suo padre si sentì a pezzi e molti credettero che stesse commettendo un disastroso errore di valutazione. Tuttavia, Peck aveva fiducia in se stesso. Peck arrivò a New York City con solo $160 in tasca. La situazione era difficile. Nei periodi in cui non riusciva a pagare l'affitto, dormiva a Central Park, faceva lavori saltuari e viveva in pensioni economiche. Dormiva persino nel parco stesso. Peck non si arrese nonostante le difficoltà incontrate. Si iscrisse a una scuola di recitazione e partecipò a provini ogni volta che ne ebbe l'opportunità. Il giorno in cui ottenne una borsa di studio per frequentare la Neighborhood Playhouse School of Theatre fu il punto di svolta della sua carriera. Avendo frequentato una delle più prestigiose scuole di recitazione, è riuscito a diventare l'attore che conosciamo oggi. In quella sede, Peck poté acquisire le conoscenze di istruttori rinomati come Sanford Meisner, che sottolineò la necessità di far apparire la recitazione genuina e naturale, e Martha Graham, che lo istruì su come fare un uso espressivo del corpo. Grazie a queste lezioni, fu in grado di coltivare il modo composto e potente in cui è stato riconosciuto. Sebbene l'addestramento fosse impegnativo e consistesse in molti giorni di pratica e studio, gli fornì le capacità necessarie per avere successo. Nel 1942, Peck fece il suo debutto in teatro con una performance nella commedia Morning Star, rappresentata a Broadway. Tuttavia, aveva solo 26 anni quando fu scritturato per il ruolo di protagonista. L'opera parlava di una famiglia alle prese con le difficoltà della Prima Guerra Mondiale e l'interpretazione di Peck dimostrò quanto fosse eccezionalmente brillante nel trasmettere sentimenti profondi. Purtroppo, l'opera fu rappresentata solo per un totale di 12 volte prima di essere interrotta bruscamente. Dopo Morning Star, Peck recitò in altre 3 opere a Broadway. Il fatto che nessuna di queste opere abbia avuto successo ha lasciato Peck piuttosto insoddisfatto. Nel frattempo, la sua prima apparizione a Hollywood non fu un successo. Il 1944 fu l'anno in cui il produttore della RKO Casey, Robinson, lo vide recitare in una commedia di Broadway e decise di rischiare con lui. Peck, che non aveva alcuna esperienza precedente nell'industria cinematografica, fu scritturato per il ruolo di protagonista in Days of Glory. Nel film interpretò un combattente russo che lottava contro i tedeschi, ma il film non ebbe successo. Peck stesso era insoddisfatto del suo modo di recitare. Trovava scomodo il passaggio dal teatro al cinema e detestava essere spettatore della propria performance. La carriera di Peck partì come un razzo dopo poco tempo dal suo debutto. Fu per il suo secondo film, Le chiavi del regno, che ricevette la sua prima nomination all'Oscar. Questo era solo l'inizio. Grazie ai suoi ruoli in film come The Yearling e Gentleman's Agreement, nel 1950 aveva già ricevuto 5 nomination, a causa di una lesione spinale. Peck non poté combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Di conseguenza, si dedicò per tutta la vita alla recitazione anziché al servizio militare. Questo rendeva la situazione ancora più incredibile. Grazie alla sua partecipazione a 16 film nel corso degli anni 40, divenne uno degli attori più noti di quel decennio. Nonostante non abbia vinto subito un Oscar, ha vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in The Yearling e gli spettatori lo adorano. Inoltre, Peck fece scelte coraggiose che modificarono il corso della storia di Hollywood. A quei tempi, la maggior parte degli artisti firmava lunghi contratti con gli studios che permettevano loro di gestire la propria carriera. Peck non era d'accordo. Quando Louis B. Mayer, noto produttore della MGM, gli propose un contratto di 7 anni e promise di farne il nuovo Clark Gable, Peck rifiutò l'offerta. Il suo desiderio era quello di essere libero. In alternativa, stipulò contratti a breve termine con diversi studios, che gli permisero di esercitare il controllo sulle parti che interpretava. All'epoca era una strategia inaudita, eppure si rivelò vincente. Nel 1945, con ogni film, si guadagnava una fortuna, guadagnando $100.000 o più. Nel 1950, Gregory Peck era diventato più di un semplice attore famoso. A Hollywood era considerato uno degli attori più pagati. Riuscì a guadagnare fino a $750.000 per ogni film e riuscì persino a negoziare per ricevere una parte dei profitti. Non si trattava solo di una recita.
Prese decisioni astute nel mondo commerciale. A titolo esemplificativo, fu in grado di acquisire i diritti di Vacanze Romane, che divenne un classico e continuò a generare introiti anche molto tempo dopo la sua uscita. La rappresentazione di Peck come uomo eroico e morale non si limitava all'ambito del film. Nella vita reale era la stessa persona. All'inizio della sua carriera, scelse di non ritrarre cattivi perché voleva motivare il pubblico alle sue rappresentazioni. Questa scelta portò alla creazione di personaggi famosi, come quello di Atticus Finch, una figura che incarnava le qualità di coraggio e correttezza. D'altra parte, questa immagine incontaminata non corrisponde del tutto a ciò che stiamo per rivelare. Nell'estate del 1944, Gregory Peck e Ingrid Bergman iniziarono la produzione del film Spellbound, diretto da Alfred Hitchcock. Era difficile non notare la scintilla tra Peck e la Bergman, che all'epoca avevano entrambi 28 anni. Mentre interpretavano personaggi che si stavano innamorando, un medico e una psichiatra disturbati, le loro emozioni genuine cominciarono a manifestarsi nella vita reale. In breve tempo, i due hanno iniziato una storia d'amore clandestina. Il team ne prese atto. Più tardi, uno di loro ha detto che i due arrivavano tardi sul set, dando l'impressione di essere stati svegli tutta la notte. Era una situazione delicata perché entrambi erano sposati all'epoca. Il 1937 segnò l'inizio del matrimonio di Bergman con Petter Lindström, mentre il 1942 segnò l'inizio del matrimonio di Peck con Greta Kukkinen. Il loro primo figlio, Jonathan, era appena nato. La loro relazione rimase riservata per diversi anni. Non troverete nessuno di loro a parlarne in pubblico. Peck si è assunto la responsabilità delle sue azioni solo nel 1982, poche settimane dopo la morte della Bergman. All'età di 71 anni, partecipò a un'intervista e dichiarò: «Tutto quello che posso dire è che avevo un vero amore per lei, e penso che questo sia il punto in cui dovrei fermarmi». Era cauto nella sua dichiarazione. «Eravamo giovani e siamo stati coinvolti per settimane in un lavoro intenso e ravvicinato», ha detto, descrivendo il periodo trascorso insieme come intenso ed emotivo. Ha anche detto che erano attivi nel lavoro. Lui ha sempre evitato di rispondere alle domande su di lei, mantenendo fino a quel momento un contegno cortese e discreto. Tuttavia, questa non è stata la prima situazione in cui Peck è stato coinvolto in una controversia: il confronto con il presidente Nixon. Nel 1947, Gregory Peck era una delle star più in vista di Hollywood, avendo ricevuto nomination all'Oscar e riscuotendo un grande successo. Allo stesso tempo, però, gli Stati Uniti d'America erano in preda al terrore del comunismo. L'HUAC, una commissione governativa, stava conducendo un'indagine su individui dell'industria dello spettacolo, accusandoli di essere comunisti. La maggior parte degli interpreti scelse di rimanere in silenzio. Tuttavia, Peck si rifiutò di rimanere in silenzio. Fece una dichiarazione pubblica e firmò una lettera che esprimeva la sua disapprovazione per le misure adottate dalla HUAC. La caccia alle streghe viene definita ingiusta e dannosa. Nonostante abbia dichiarato «non sono un comunista o un simpatizzante dei comunisti», ha continuato a mantenere la sua opposizione al comitato. Il suo lavoro non è mai stato compromesso e non ha mai dovuto affrontare conseguenze importanti, nonostante i pericoli. Dopo qualche tempo, durante la guerra del Vietnam, Peck prese nuovamente posizione, questa volta contestando la guerra. Molte persone sono state colte di sorpresa quando ha lodato gli individui, che hanno bruciato le loro carte di leva come eroi e patrioti allo stesso tempo. Ancora più scioccante fu il fatto che il suo stesso figlio, Steven, stesse prestando servizio militare in Vietnam in quel periodo. La tensione che ne derivò fu forte, ma Peck non si tirò indietro. Uno dei progetti a cui ha lavorato è stato il film The Trial of the Catonsville Nine. Il film parlava di attivisti che bruciavano le carte di leva per opporsi alla guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, notò le sue idee forti e aggiunse Peck alla sua lista. Anche se l'inserimento in quella lista avrebbe danneggiato la carriera di Peck, egli rimase fermo nelle sue convinzioni. In una dichiarazione successiva, la figlia affermò che il padre rimase impassibile e non permise che la pressione lo alterasse. L'attivismo di Peck continuò anche dopo. Dopo l'uccisione del senatore Robert F. Kennedy nel 1968, divenne un convinto sostenitore di una maggiore regolamentazione del possesso e dell'uso delle armi da fuoco. Arrivò a diventare membro di un'organizzazione che lottava contro la National Rifle Association, spesso nota come NRA,
Questo portò a un inaspettato disaccordo con il suo amico Charlton Heston, che sarebbe diventato il presidente della National Rifle Association. Una volta Peck e Heston erano stati in televisione insieme, entrambi a favore di una regolamentazione più severa delle armi. Tuttavia, ora si trovavano su fronti opposti. A un certo punto, Peck ha smesso di riferirsi a Heston come a un amico e ha iniziato a chiamarlo invece come un collega. Nonostante le controversie, Heston continuò ad ammirare Peck, affermando addirittura che Peck è un vero gentiluomo. La sua vita privata non ebbe lo stesso successo del suo attivismo e del suo lavoro. La guerra silenziosa. La svolta nella sua vita avvenne quando aveva solo 34 anni. Mentre il suo matrimonio stava andando in frantumi, iniziò ad affidarsi ai farmaci e all'alcol come mezzo per affrontare il peso di mantenere la sua immagine ideale. La situazione arrivò al punto che era convinto di avere un attacco di cuore, ma si scoprì che in realtà soffriva di ansia estrema. Questa fu la fase più intensa e di successo della sua carriera. Nonostante stesse attraversando alcune difficoltà personali, si sforzò molto per far sembrare che tutto fosse in ordine, ma in realtà era impegnato in una lotta silenziosa e straziante dietro le quinte. Il fatto che all'inizio degli anni 50 abbia avuto un forte disaccordo con la moglie, Greta Kukkonen, è stato uno dei momenti più bassi della sua vita. Peck decise di abbandonare tutto ciò che lo circondava per un periodo di tempo e si nascose in una modesta casa nel deserto del Mojave. Rimase lì da solo per un mese intero, senza fare altro che riflettere sulla sua vita e sulle cose che desiderava veramente. Durante questo periodo si è reso conto che non sarebbe mai stato soddisfatto del suo matrimonio. Tuttavia, piuttosto che porre immediatamente fine alle cose, ha deciso di rimanere nella relazione. Lo fece in parte per il bene dei figli e in parte per mantenere le apparenze. Sebbene non abbia trovato una soluzione a tutti i suoi problemi durante quel ritiro nel deserto, è servito come punto di svolta per lui, un momento in cui ha capito che qualcosa doveva cambiare. Mentre questo accadeva, Greta aveva difficoltà a gestire le tensioni della vita a Hollywood e i suoi continui viaggi. Nel 1954 il matrimonio si era completamente disintegrato. Secondo Greta, il loro divorzio fu un processo complicato che la portò a provare una profonda sofferenza emotiva. Dall'altra parte, Peck non riuscì a gestire molto bene la separazione. Poiché era preoccupato per l'impatto che il divorzio avrebbe potuto avere sui loro 3 figli, si mise in quarantena in una stanza d'albergo per un periodo di 3 settimane. In seguito, però, le cose sono andate avanti a ritmo serrato. Il matrimonio di Peck con Veronique Passani, celebrato appena un giorno dopo il divorzio, segnò l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita e l'inizio di un nuovo capitolo. Decisioni coraggiose. Nel corso della sua carriera, Gregory Peck ha preso una serie di decisioni coraggiose che saranno ricordate per sempre. Nella versione di Moby Dick, uscita nel 1956, interpretò il personaggio del capitano Achab, che fu uno dei ruoli più difficili a cui lavorò. La critica ha stabilito che Peck ha avuto difficoltà a ritrarre la natura ossessiva e complicata del personaggio. Tuttavia, il vero problema erano le condizioni pericolose in cui era stato girato il film. Peck è stato coinvolto in diverse sequenze acquatiche pericolose e ha vissuto situazioni difficili paragonabili a quelle che Ishmael, il narratore del romanzo, deve affrontare. L'autore, Peck, ha avuto a che fare con le sfide esistenziali descritte nella narrazione. Questi incontri costituivano un legame inquietante tra finzione e realtà, con la sua interpretazione in Duello al Sole, che ebbe luogo nel 1946. Peck stupì gli spettatori. Le rigide regole del codice Hayes furono messe in discussione da questo film, che sfidava praticamente ogni precetto morale prevalente in quel periodo. Lute McCandless, il personaggio interpretato da Peck, si discostava radicalmente dall'immagine onorevole che presentava in televisione. In un periodo in cui ci si aspettava che gli interpreti mantenessero un personaggio costante, la decisione di Peck di interpretare quell'uomo ebbe un forte impatto sul pubblico e rappresentò per lui un rischio significativo. Gli scandali che circondarono la creazione del film contribuirono all'ascesa della pellicola, oltre al contenuto del film stesso. Inoltre, la relazione tra il produttore David O. Selznick e l'attrice Jennifer Jones, che portò alla dissoluzione di entrambi i loro matrimoni. Questa relazione diede al film il soprannome di lussuria nella polvere. Tuttavia, grazie al suo enorme budget, Duello al Sole fu in grado di attirare un pubblico significativo
nonostante fosse a malapena redditizio all'inizio della sua corsa. Il fatto che trattasse argomenti che suscitavano un acceso dibattito tra il pubblico contribuì a consolidare la sua posizione come uno dei film più controversi dell'epoca. Inoltre, la strada di Gregory Peck per interpretare Atticus Finch in To Kill a Mockingbird è iniziata con una lettura notturna. Questo fu l'inizio del suo viaggio. Dopo essere stato contattato dal produttore Alan J. Pakula e dal regista Robert Mulligan per la parte, Peck acconsentì a leggere il romanzo prima di prenderlo in considerazione. Poiché ne era così affascinato, rimase sveglio tutta la notte per completare la lettura e telefonò loro alle 8 del mattino per accettare con entusiasmo il ruolo. Rock Hudson avrebbe dovuto interpretare il ruolo, ma non poté farlo per problemi di orario. Questo fu un colpo di fortuna, perché Rock Hudson interpretò il ruolo inizialmente. Il passare del tempo avrebbe dimostrato che Mulligan aveva ragione nel ritenere Peck il candidato ideale. La situazione divenne molto personale per molti dei partecipanti al progetto. Atticus fu ritratto da Peck in un modo che Harper Lee, l'autrice del primo romanzo, riconobbe simile a quello del proprio padre. Fu proprio perché era così colpita che regalò a Peck l'orologio da tasca d'oro che era stato di suo padre. La passione che Peck aveva per questo lavoro era evidente in molti modi diversi, uno dei quali era la sua indimenticabile dichiarazione in tribunale, pronunciata in modo impeccabile in una sola versione. Peck aveva diversi suggerimenti per il film, uno dei quali era quello di includere un numero maggiore di sequenze in tribunale rispetto al montaggio iniziale. Il risultato fu una modifica che funzionò bene, in quanto trasferì parte dell'attenzione dai giovani ad Atticus Finch. Variety ha osservato che Peck ha reso la difficile parte senza sforzo, dimostrando forza, dignità e intelletto. La sua interpretazione è stata acclamata dalla critica e Variety ha lodato la sua performance. Secondo l'Hollywood Reporter, quella è stata probabilmente la migliore interpretazione della sua carriera. Il film fu riconosciuto come un successo commerciale e di critica e finì per essere il sesto film di maggior incasso di quell'anno. Il film ricevette 8 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film. Dopo aver ricevuto 4 nomination all'Oscar come miglior attore in passato, Peck vinse finalmente il premio per la prima volta con questa interpretazione. Alcuni critici ritenevano che avesse vinto perché il personaggio era così moralmente onesto. Tuttavia, l'influenza della parte si estese ben oltre i riconoscimenti. Atticus Finch, interpretato da Gregory Peck, è stato riconosciuto come il miglior eroe cinematografico degli ultimi 100 anni dall'American Cinema Institute nel 2003. Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo film preferito, Peck ha sempre nominato questo film come il suo preferito, senza alcun dubbio. Quasi ogni giorno non posso fare a meno di riflettere su quanto sia stato fortunato a essere scritturato in quel film, ha detto. Ha fatto questa osservazione piuttosto regolarmente. I fan discutevano spesso con lui di come il film avesse cambiato la loro vita, dimostrando che la sua emozione era condivisa da un gran numero di persone. L'interpretazione di Peck di Atticus Finch si è evoluta in qualcosa di più di un semplice personaggio interpretato. Ha segnato l'inizio della sua carriera e ha lasciato un segno indelebile negli annali della storia del cinema. Oltre ai suoi successi come attore, Gregory Peck si è affermato come leader di successo e riconosciuto nel mondo dello spettacolo e nelle iniziative di beneficenza. Nel 1967 ha assunto la prestigiosa carica di presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'ente responsabile dell'assegnazione degli Academy Awards. Nello stesso periodo fu nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'American Film Institute, carica che mantenne fino al 1969. Il suo impegno nell'assistenza agli altri fu dimostrato quando, nel 1971, fu nominato presidente del Motion Picture and Television Relief Fund, un'organizzazione che forniva assistenza al personale dell'industria in difficoltà. Una delle cose più notevoli che fece fu nel 1966, quando divenne presidente nazionale dell'American Cancer Society. Questo dimostra la sua dedizione alla causa della salute pubblica. Sia nel 1964 che nel 1966 fu membro del National Council on the Arts, dove contribuì alla formazione del panorama culturale degli Stati Uniti. Con l'avvicinarsi degli anni '80, Peck reagì al cambiamento delle norme culturali passando all'industria televisiva, dove interpretò una serie di ruoli di primo piano.
È stato sorprendente che gli sia stato permesso di ritrarre il presidente Abraham Lincoln nella miniserie The Blue and the Gray. Ha portato il suo contegno dignitoso a questo personaggio storico. La sua interpretazione in The Scarlet and the Black, in cui è stato coprotagonista con i celebri attori Christopher Plummer e John Gielgud, oltre che con Barbara Boucher, ha il merito di essere una delle parti più significative che abbia mai interpretato in televisione, ispirato alla storia reale di Monsignor Hugh O'Flaherty, un coraggioso sacerdote cattolico che prestò servizio in Vaticano durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo film racconta la sua straordinaria vita. Per aiutare gli ebrei e gli altri rifugiati a sfuggire ai nazisti, O'Flaherty mise a repentaglio la sua vita e l'interpretazione di Peck fu essenziale per rendere la storia di questo eroe accessibile a un pubblico più vasto. Questa mossa ha dimostrato che Peck era in grado di adattarsi e di eccellere in una varietà di mezzi, poiché ha mantenuto la sua presenza dominante sullo schermo, indipendentemente dal fatto che stesse apparendo sul grande o sul piccolo schermo. Queste ultime interpretazioni, in particolare il suo ritratto di eroi della vita reale come Lincoln e O'Flaherty, hanno contribuito alla sua eredità di interpretare persone morali, senza paura e che si sono battute per ciò che era giusto. La carriera di Peck ha avuto una svolta intrigante nel 1991, quando ha partecipato al remake di Cape Fear diretto da Martin Scorsese. Questo è stato un momento che ha chiuso il cerchio della sua carriera, poiché Peck era apparso nella prima versione del film, uscita nel 1962. Il film aveva un'importanza unica. Inoltre, interpretò l'avvocato di Max Cady insieme agli altri membri del cast originale Robert Mitchum e Martin Balsam. Questa volta ha assunto un ruolo diverso. Si trattava di un sentito omaggio al film che aveva avuto un ruolo così importante nella sua carriera alcuni decenni prima. Nello stesso anno, Peck accettò il ruolo che si sarebbe rivelato il suo ultimo ruolo cinematografico di rilievo, I soldi degli altri, diretto da Norman Jewison. Il personaggio interpretato da Peck in questo dramma di grande attualità era quello di un imprenditore che lottava per salvaguardare la sua azienda da un'aggressiva acquisizione da parte di un liquidatore di Wall Street. Peck, che nel corso della sua carriera aveva spesso interpretato individui che si battevano per ciò in cui credevano, sembrava essere una buona scelta per il personaggio, interpretato da Danny DeVito. Dopo l'uscita di questo film, Peck decise di ritirarsi dall'attività cinematografica. Tuttavia, non si ritirò dalla vita pubblica. Ha invece scelto di trascorrere i suoi ultimi anni di vita girando il mondo e dando al pubblico di tutto il mondo l'opportunità di sperimentare la sua passione per il cinema. Durante questi eventi, mostrava estratti dei suoi film e si intratteneva con i fan, rispondendo alle loro domande e condividendo aneddoti della sua affascinante carriera. Inoltre, condivideva le storie della sua incredibile carriera. Peck, d'altra parte, ha avuto un'altra performance che ha lasciato un segno indelebile. Nel 1998 tornò dal ritiro per interpretare un ruolo unico in una miniserie che adattava la storia di Moby Dick. Poiché Peck aveva già interpretato il capitano Ahab nell'adattamento cinematografico uscito nel 1956, questo impegno aveva un significato particolare per lui. Attualmente ha assunto il personaggio di Padre Maple, che era stato interpretato in precedenza da Orson Welles. È un'opportunità straordinaria. Questa ultima interpretazione gli è valsa un Golden Globe come miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film per la televisione. Sebbene Patrick Stewart sia subentrato nella parte di Ahab, precedentemente interpretata da Peck, questa interpretazione è stata degna del premio. Per concludere la sua straordinaria carriera, era necessario un omaggio adeguato. La reputazione di Peck agli occhi del pubblico era cambiata in questo periodo. Peck divenne noto per la sua onestà e gentilezza, in contrasto con interpreti come Kirk Douglas e Burt Lancaster, riconosciuti per le loro interpretazioni da duri. Insieme ad altri interpreti come Gary Cooper e James Stewart, ha fatto parte di un gruppo rispettato per le sue interpretazioni ritenute sane. Il giorno in cui Gregory Peck fu premiato con il rinomato American Film Institute Life Achievement Award nel 1989, quando aveva 72 anni, fu un momento di riconoscimento della sua incredibile carriera. Fu Audrey Hepburn, che era stata al suo fianco in Vacanze Romane, a presiedere la cerimonia di premiazione, trasmessa dalla NBC. Non solo si trattava di un riconoscimento notevole per i suoi successi nell'industria cinematografica, ma anche di un onore particolare.
Dal momento che Peck era stato membro del consiglio di amministrazione dell'American Film Institute dal 1967 al 1969, periodo durante il quale era stato determinante per l'istituzione del premio. L'occasione ha portato l'attenzione sui significativi traguardi professionali raggiunti da Peck, tra cui le 4 nomination all'Oscar in soli 6 anni. Grazie alla sua straordinaria interpretazione di Atticus Finch nel film Il buio oltre la siepe, Peck è stato premiato con l'Oscar nel 1962. Il fatto che Peck fosse attivamente coinvolto in attività politiche e di beneficenza all'epoca del premio dimostra non solo la sua dedizione all'industria cinematografica, ma anche il suo impegno per la causa della giustizia sociale. Un altro notevole riconoscimento è stato conferito a Peck nel 1991, 2 anni dopo. Questi sono i Kennedy Center Honors. I suoi contributi alla cultura americana nel corso della sua vita sono stati onorati con questo prestigioso premio. Un rinomato gruppo di premiati, tra cui Betty Comden, Adolph Green e Nicholas Brothers, è stato affiancato da Peck nel riconoscimento dei loro risultati. Un pranzo si è tenuto al Kennedy Center, una cena formale al Dipartimento di Stato e un ricevimento alla Casa Bianca, sponsorizzato dal presidente George H.W. Bush. La celebrazione è stata una magnifica occasione che ha incluso molte attività. L'influenza di Peck, non solo come attore, ma anche come umanitario, si riflette nel riconoscimento che gli è stato conferito. Oltre a essere uno dei membri fondatori del National Council on Arts, si era impegnato a fondo in numerose cause, tra cui l'American Cancer Society. Con questa onorificenza è stata colta l'essenza del percorso di Peck, iniziato da giovane, lavorando all'Esposizione Universale del Podio Aereo, 1939, e culminato nell'essere una delle leggende più venerate di Hollywood. Uno dei momenti più difficili della sua vita si è verificato nel 1975, quando il figlio Jonathan si è tolto la vita. Peck si prese una pausa di 2 anni dalla recitazione per elaborare il lutto e riflettere sulla sua posizione di genitore dopo aver subito una perdita straziante che lo portò ad allontanarsi dalla recitazione. Nonostante queste difficoltà, Peck è stato in grado di entrare in contatto con il pubblico a un livello fondamentale grazie alla sua enorme consapevolezza delle emozioni umane, che ha rafforzato le sue interpretazioni. Il 12 giugno 2003, all'età di 87 anni, Gregory Peck si è spento in modo calmo e sereno a causa di una broncopolmonite e si è spento serenamente nel sonno con la moglie Veronique, che lo teneva per mano da oltre 49 anni. La sua interpretazione di Atticus Finch era stata salutata come il più grande eroe cinematografico di tutti i tempi dall'American Film Institute solo pochi giorni prima di questo annuncio. Peck ha lasciato un'eredità degna di nota per la sua compassione, decenza e grandezza. Oltre ai 2 figli avuti dal precedente matrimonio, Stephen e Carrie, gli sopravvivono la moglie Veronique, i figli Anthony e Cecilia e i figli biologici. Il Gregory Peck Award, istituito nel 2008 per riconoscere i risultati ottenuti in vita nell'industria cinematografica, assicura che la sua eredità continui a vivere. Il premio è stato presentato in festival come Dingle e San Diego ed è stato assegnato a interpreti come Gabriel Byrne, Laura Dern e Patrick Stewart. Questo assicura che la dedizione di Peck nel raccontare storie significative e di alta qualità continuerà a ispirare le generazioni future. Nella sezione commenti qui sotto, condividete le vostre